Bentornati nel rifugio di stelle turche rivelate, il porto digitale dove le maree agitate del gossip si infrangono e si ritirano lasciando soltanto la lucentezza di ciò che conta davvero. Qui non ci nutriamo di voci senza fondamento, qui parliamo la lingua del cuore. Oggi accendiamo i riflettori su una storia che ha serpeggiato tra corridoi di set e chat notturne, spesso fraintesa, quasi sempre raccontata a metà. È una storia su Bararduk ed Elçin Sangu, ma non è lo scandalo che alcuni hanno sperato di servire su un piatto rumoroso. È qualcosa di più raro, più delicato e infinitamente più prezioso. Prima di srotolare questo filo di intimità e intenzione, fermatevi un istante con noi, iscrivetevi per non perdere nessuno dei nostri approfondimenti. E se apprezzate un racconto che mette la dignità al centro, considerate di diventare membri. Sostenere questo canale significa sostenere uno sguardo che rifiuta i compromessi. Ora abbassiamo le luci e ci ritroviamo in un angolo quieto di Istanbul, in una città che non dorme mai, dove il Bosforo riflette la frenesia pulsante di mille vite. Trovare un frammento autentico di silenzio è un lusso più caro dell'oro. La scorsa settimana, in mezzo al ronzio incessante della metropoli, Bararduk ed Elçin Sangu hanno cercato proprio quello, una minuscola bolla di calma. Le titolazioni più frettolose hanno sussurrato di crisi, di un confronto teso alimentato dalla pressione del mondo televisivo. Quelle titolazioni si sbagliano. Ciò che è successo tra loro, in un tavolino appartato di un ristorante nascosto, non è stata una crepa, è stata una costruzione. Fonti che conoscono la geometria sottile del loro legame raccontano che sia stato Bar a cercare quell'incontro, non per dettare regole, ma per spogliarsi delle difese e raccontarsi. Da settimane porta sulle spalle il peso del suo prossimo progetto, quello che in corridoio viene sussurrato con il nome in codice Kuma, e il mantello di aspettative gli pesa addosso come piombo. Ma, sotto quel mantello, la sua principale preoccupazione non era la carriera, era la donna seduta di fronte a lui. Chi li ha osservati ricorda soprattutto l'assenza di rumore, uno scambio quasi sussurrato, uno spazio sospeso in cui il resto del locale sembrava evaporare. In un'epoca in cui molte coppie famose trasformano ogni gesto in una performance da milioni di schermi, Bar ed Elçin hanno fatto qualcosa di rivoluzionario. Sono rimasti semplicemente umani. Bar ha parlato con una morbidezza che tradiva l'intensità del sentire. Non ha alzato la voce, ha abbassato le corazze. Guardando Elçin a lei, con quella calma di fuoco, rapita dalla gravità della propria ascesa professionale, ha offerto una confessione che era insieme supplica e promessa. Le ha detto che la ama in un modo che le telecamere non possono catturare, e ha ammesso una paura che cresceva in silenzio, la macchina spietata del lavoro, turni infiniti, sopralluoghi che divorano i weekend, copioni che trasformano i sogni in logistica, stava grattando via, lentamente, il santuario della loro vicinanza. Avvertiva formarsi un microspazio, una distanza quasi invisibile che, se trascurata, avrebbe potuto allargarsi fino a diventare un abisso. Non voleva svegliarsi un giorno e scoprirsi due sconosciuti che condividono una prima pagina. Voleva colmare quella distanza con presenza. Rallentiamo anche solo un poco, avrebbe detto, lasciando che le parole restassero tra loro come un armistizio fragile e potentissimo. Non chiedeva briciole di tempo, ma ore intere che portassero soltanto i loro nomi. Momenti non ritagliati alla fine di giornate sfinite, non barattati con un volo di troppo o con un impegno urgente. Ha disegnato con la voce una vita in cui non si cade addormentati stringendo un evidenziatore e un copione, in cui il primo caffè non viene inghiottito da una call prima ancora che l'aroma abbia il tempo di salire. Voleva un appuntamento che tornasse nella loro agenda come un promemoria gentile. Noi contiamo più della macchina che nutriamo. Famiglia di stelle turche rivelate, fermiamoci un secondo. Quante volte abbiamo glorificato la corsa, l'ambizione senza tregua? La richiesta di Bar taglia dritto. Il successo pesa poco se non c'è con chi condividerlo. Vi è mai capitato di sentire il lavoro rubarvi il tempo delle persone che amate? Come vi siete ripresi quel tempo? Raccontatecelo nei commenti. E, se credete che difendere un legame sia il gesto più romantico che esista, lasciate un like, è lì che una storia comincia davvero. Se qualche ansia lo tormentava, temendo che Elçin potesse interpretare male quella vulnerabilità, si è sciolta quando lei ha risposto. Chi la conosce parla della sua forza quieta, di una serenità ancora più morbida quando orbita nell'attenzione di Bar. Non si è irrigidita, non ha snocciolato impegni o orari impossibili.
Ha sorriso, uno di quei sorrisi che cambiano la pressione nella stanza, e ha attraversato il tavolo con la mano, a coprire la sua. Secondo un'amica che ha parlato in seguito, lo ha accolto senza condizioni. Ha ammesso che anche lei a volte scompare nel magnete del lavoro, non per evadere da lui, ma perché l'ambizione sa essere un padrone severo. Ha confessato che stare accanto a lui le regala una frequenza di pace che non riesce a sintonizzare altrove. In quella nicchia di legno e luce, gli ha detto che lo ascoltava davvero, senza riserve, e che il battito del suo cuore stava correndo allo stesso ritmo. Desiderava più ore soltanto loro. I tabloid, affamati di attrito, hanno cercato di trasformare questo incontro in un ultimatum, in una resa dei conti. Eppure, tolto il rumore, resta un'immagine nitida di maturità. Erano due persone, celebri, osservate, decifrate da tutti, che sceglievano di farsi architetti della propria felicità, invece che vittime dei rispettivi orari. Chi sta loro vicino sussurra che non era la prima volta che Barr esprimeva il timore di una vita troppo in corsa. Da mesi lo si vede guardare il calendario di Elchin farsi serrato quanto il suo, specchio della stessa dedizione, e comprendere che quella trama li stava dividendo in due colonne. La sua non era una punizione, era conservazione. Era dire, in sostanza, lasciamo che il titolo più importante sia quello che ci scriviamo addosso in privato. C'è anche chi dice che Barr avesse preparato da tempo quel dialogo, aspettando che intorno si placasse il frastuono, per potersi davvero sentire. E la risposta della rete ha confermato quanto l'autenticità sia desiderata, invece di valanghe di speculazioni su una rottura. I commenti si sono riempiti di rispetto per la trasparenza dello scambio. I fan lo hanno chiamato amore vero, non quello delle scenografie e dei fuochi d'artificio, ma quello che si costruisce con conversazioni coraggiose, con confini detti, con necessità ammesse. I gesti eclatanti sono facili, ha scritto qualcuno, la coerenza è l'allenamento più duro. E la coerenza è esattamente ciò che Barr ed Elchin stanno inseguendo. Ma la storia non finisce a quel tavolo. Chissà di loro racconta che siano usciti dal ristorante non solo con promesse, ma con un piano concreto. Pare sia stato Barr a suggerire un rifugio fuori città, una breve fuga rigenerante a Bodrum. Non la solita gita patinata, piena di scatti rubati e outfit pianificati, ma giorni lenti quanto l'orizzonte, acqua che suona come un lungo sospiro, e nessuna agenda se non il riposo. Avrebbe detto, andiamoli a essere soltanto noi, a riposare davvero. Niente stylist, niente contenuti da creare, niente obbligo di apparire. Solo albe a camminare sulla riva e notti in cui la colonna sonora è il frangersi dell'Egeo. Le amiche di Elchin giurano che abbia guardato quel calendario indomabile, abbia fatto un respiro profondo e, cosa rara, abbia spostato montagne pur di fargli spazio. Se i sussurri sono veri, spariranno presto, non per girare, ma per vivere. E dietro le quinte di quella fuga, in Barr si stava muovendo qualcosa di ancora più grande. Chi frequenta la loro cerchia dice che il suo desiderio non fosse un cerotto su un mese complicato, ma la bozza di una vita nuova. Piccoli rituali protetti, cuciti nelle settimane. Si parla di passeggiate serali nel quartiere quando la città resta senza parole, di sere in cucina, dove l'intimità nasce dal tagliare, mescolare, assaggiare. Di spazi in cui i telefoni non sono silenziati, ma banditi, così che l'unico segnale sia lo sguardo dell'altro. A qualcuno possono sembrare dettagli domestici minimi. Per Barr sono organi vitali, cose piccole che scaldano il racconto quando il calendario ghiaccia. Vuole che le settimane portino firme loro, promemoria costanti che l'amore non sia un evento da frequentare, ma una pratica da coltivare. Quanto più si ascoltano i dettagli, tanto più emerge un filo chiaro. Barr si sente fortunato. Lo ripete agli amici, dicono, si sente un privilegiato ad amare una donna la cui luce cresce. E a essere amato da chi conosce la bestia dell'ambizione senza lasciare che divori la loro intimità. C'è chi giura di averlo sentito mormorare, dopo notti lunghe sul set, non posso credere di fare questa vita con lei. Non è una frase studiata per una copertina, è verità che trabocca quando i riflettori si spengono. E naturalmente questo livello di intenzione porta alla domanda che incendia i commenti. È il preludio a qualcosa di ufficiale? Quando un uomo comincia a scolpire i ritmi di una vita condivisa con tanta precisione, il mondo alza il sopracciglio. Quando tratta il silenzio e l'ordinario con tanta cura, viene spontaneo chiedersi se non stia, in realtà, allenando il cuore al per sempre. Nessuno, tra i più vicini, conferma anelli o date, non risultano location bloccate.
ma il legame sembra diverso. Più forte, più deliberato, più ancorato. Soprattutto nelle ultime settimane, con l'agenda di Elchin in tempesta, chi ha visto racconta che Bar si sia presentato con un'attenzione in più. Passaggi a casa a orari improbabili pur di vederla al sicuro. Cibo caldo recapitato sui set lunghi. Messaggi che non suonavano come dovere ma come carezza. E Kuma, quel titolo in codice, cresce come una nuvola all'orizzonte. Eppure lui tiene fermo il baricentro, la loro casa. Ed ecco perché la loro storia è diventata la conversazione più sussurrata della settimana, non per il dramma, ma per la chiarezza. Dialoghi come quello, anche tra le mura di casa, richiedono coraggio. Averli mentre tutta Istanbul ascolta, ne richiede un altro tipo, raro. Quella cena è rimasta al centro del racconto. Chi c'era ricorda i particolari, perché i particolari dicono la verità. La candelina posata dal cameriere tra loro, che nessuno ha spento, lasciata bruciare come simbolo di pazienza. Il modo in cui Bar si è spinto in avanti con i gomiti sul tavolo, come a dire ti sto affidando tutto il mio rispetto. Il modo in cui Elchin ha ascoltato, assorbendo il peso di quell'amore. E poi la cosa più piccola e più bella, una risata condivisa su una battuta segreta, il suono di sollievo che passava su di loro. È il suono di un legame che sceglie di resistere. I nuovi progetti chiederanno tutto. I copioni saranno lunghi, le notti corte, la pressione alta. Ma ora hanno un disegno. Hanno il martedì per la pasta. Hanno il venerdì per il tramonto. Hanno una fuga imminente verso il mare. Hanno costruito una fortezza di riti minuti a difesa del loro regno. Così, mentre qualcuno avrebbe voluto servirvi il colpo di scena, il cuore della storia è più morbido e infinitamente più sostenibile. Bar ha chiesto tempo. Elchin ha detto sì. E noi assistiamo a una lezione d'amore. Terremo gli occhi aperti, per capire se davvero partiranno per Bodrum e se quei rituali attecchiranno. Fino ad allora, portate con voi questo promemoria della famiglia di stelle turche rivelate. In un mondo che urla per strappare la vostra attenzione, l'atto più radicale è cedere il vostro tempo a chiamate. Se questo sguardo esclusivo vi è piaciuto, condividete il video, iscrivetevi al canale e, se vi va, unitevi a noi per continuare a raccontare storie così. Grazie per averci seguito, e ricordate, qualunque cosa cerchiate, qui a Stelle Turche Rivelate cerchiamo la verità per voi.